Benvenuto o bentornato sul nostro canale. Oggi ti sfidiamo con un quiz su parole e frasi latine che usiamo, ancora oggi, nella lingua italiana. Ti aspettano 30 domande con 3 livelli di difficoltà: facile, medio e difficile. Rispondi a 30 domande. Ogni risposta giusta vale un punto. Segna i tuoi punti e scopri il tuo livello alla fine. Siete pronti? Iniziamo! Difficoltà bassa. Cosa significa carpe diem? Cogli l'attimo. Carpe diem è una locuzione latina tratta da Orazio, che significa cogli il giorno, ovvero sfrutta al massimo l'oggi senza rimandare al domani. Cosa indica l'espressione ad hoc? Per questo, ad hoc significa per questo ed è usata per indicare qualcosa fatto su misura per una situazione specifica. Cosa vuol dire mea culpa? Colpa mia. Mea culpa si usa per ammettere la propria responsabilità, spesso in modo ironico o cerimonioso. Cosa vuol dire curriculum vitae? Corso di vita. Curriculum vitae è il corso della vita, ovvero l'elenco di esperienze personali e lavorative. Cosa vuol dire in extremis? Alla fine. In extremis significa all'ultimo momento, usato spesso in situazioni drammatiche o decisive. Cosa significa status quo? Stato attuale. Stato in cui o stato attuale delle cose. L'espressione completa in latino era in statu quo ante, che si può tradurre come nello stato in cui le cose erano prima. Cosa indica alter ego? Altro io. Alter ego significa un altro io ed è usato per descrivere una seconda personalità o un amico inseparabile. Cosa significa post mortem? Dopo la morte. Post mortem significa letteralmente dopo la morte e si usa, ad esempio, per indicare un'analisi fatta dopo il decesso, come un'autopsia o una valutazione successiva a un evento tragico. Cosa significa ergo? Dunque, ergo significa dunque, o quindi. È usata per introdurre una conclusione logica in una frase, ad esempio, penso, ergo sono. Celebre frase di Cartesio, cogito ergo sum. Cosa significa post scriptum?
Scritto dopo. Post scriptum significa scritto dopo ed è usato per indicare un'aggiunta fatta dopo la firma di una lettera o un messaggio, spesso per inserire un'ultima informazione o pensiero. Difficoltà media. Cosa significa pro bono? A titolo gratuito. E pro bono è un'abbreviazione di pro bono pubblico e indica un'attività svolta gratuitamente per il bene della collettività. Cosa significa de facto? Di fatto. Una situazione o uno stato di fatto, ossia così com'è, conforme alla realtà. Si usa per indicare una situazione reale, anche se non ufficialmente riconosciuta dalla legge. Cosa significa modus operandi? Modo di operare. Modus operandi è il modo in cui qualcuno opera o agisce, spesso usato per descrivere le abitudini di criminali o detective. Cosa significa tabula rasa? Inizio da zero. Tabula rasa significa tavoletta cancellata, come quelle usate per scrivere nell'antichità. Indica una condizione iniziale vuota, senza influenze o conoscenze pregresse. Ricominciare da zero. Cosa indica in vino veritas? Nel vino la verità. Significa nel vino c'è la verità, perché si crede che l'alcol faccia uscire i veri pensieri. Cosa significa ex novo? Dall'inizio. Ex novo significa dal nuovo. Si usa quando qualcosa viene rifatto o creato completamente da zero, senza riutilizzare ciò che c'era prima. Cosa vuol dire ex equo? A pari merito. Ex equo, alla pari, si usa nelle classifiche per indicare che due o più concorrenti hanno ottenuto lo stesso punteggio. Cosa significa sui generis? Atipico. Sui generis significa del suo genere ed è usato per indicare qualcosa di unico e fuori dalle categorie comuni. Cosa significa out-out? O uno o l'altro. Out-out significa o e indica una scelta esclusiva tra due possibilità. È usata quando una cosa esclude necessariamente l'altra. Cosa significa ad maiora? A cose più grandi. Ad maiora è un augurio che significa verso cose più grandi, usato per incoraggiare successi futuri. Si può rispondere con un semplice grazie,
o anche con semper. Difficoltà alta. Cosa vuol dire do ut des? Do affinché tu dia. Do ut des significa do affinché tu dia ed esprime il concetto di scambio reciproco. Cosa significa in medias res? Nel mezzo della cosa. Significa nel mezzo delle cose o nel mezzo dell'argomento. Nell'uso comune entrare in medias res significa entrare subito nel vivo di un argomento, senza tanti preamboli. Cosa significa repetita iuvante? Ripetere aiuta. Significa le cose ripetute giovano, ovvero la ripetizione è utile per imparare. Cosa indica cave canem? Attenti al cane. Guardati dal cane, cave canem, era una scritta comune nei mosaici romani e significa attenti al cane, usata per avvertire i visitatori. Cosa vuol dire de iure? Per legge. De iure significa per legge, di diritto, e si contrappone a de facto, che invece si riferisce alla realtà dei fatti. Cosa significa de gustibus non disputandum est? Sui gusti non si discute. Discutere sui gusti è spesso inutile, poiché non c'è una risposta giusta o sbagliata. Sono personali e dipendono da fattori individuali. Cosa significa verba volant, scripta manent? Le parole volano, gli scritti restano. Le parole volano via, ma ciò che è scritto rimane. È un invito a mettere per iscritto ciò che conta, perché solo così si conserva nel tempo. Cosa significa amor vincit omnia? L'amore trionfa su tutto. Il poeta Virgilio esorta a ricordare che l'amore è il più importante dei sentimenti umani e trionfa su ogni cosa. Cosa significa pecunia non olet? Il denaro non ha odore. Significa il denaro non ha odore e si usa per dire che il valore dei soldi non cambia a seconda della loro origine, anche se discutibile. Cosa significa ad astra per aspera? Alle stelle attraverso le difficoltà. Aspera si riferisce a difficoltà. Astra significa stelle. È un modo poetico per dire che si possono raggiungere grandi obiettivi solo superando ostacoli. Come è andata? Andiamo a vedere il vostro punteggio. Se il video vi sta piacendo, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e accendete la campanella per non perdere i prossimi video.
Se vuoi supportare il canale con una piccola donazione, puoi farlo con il tasto grazie. Se hai fatto da 0 a 12 punti, il latino non è il tuo forte. Ma non preoccuparti, questo quiz è solo l'inizio. Ogni parola imparata è un passo in più. Se hai fatto da 13 a 22 punti, hai riconosciuto molte parole e frasi latine, anche se qualcuna ti ha messo in difficoltà. Sei sulla buona strada. Continua così. Se hai fatto da 23 a 30 punti, complimenti! Conosci alla perfezione le espressioni latine ancora vive nell'italiano. Sei come un moderno cicerone. Nulla ti sfugge. Grazie per aver partecipato. Speriamo che vi siate divertiti e che abbiate imparato qualcosa di nuovo. Al prossimo quiz!